Per la serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata a Dick Tiger, un pugile abbastanza noto anche in Italia per essere stato protagonista nel 1969 di un incontro con il nostro Nino Benvenuti, un incontro svoltosi al Madison Square Garden di New York e perso ai punti da Nino Benvenuti, una delle poche sconfitte che macchiano il record straordinario del nostro pugile. Bene, Dick Tiger è nato in Nigeria ma diventato campione, buon pugile, ricco e famoso negli Stati Uniti, è stato campione del mondo di 2 categorie di peso, prima come peso medio e poi, anche se la sua statura non era straordinaria, anche come medio massimo. E quindi noi lo vedremo proprio nelle 2 versioni, prima come peso medio contro Florentino Fernandez, un pugile cubano di notevole talento che però non è diventato campione del mondo. Oggi lo sarebbe diventato, oggi abbiamo a disposizione 4, 5, 6 versioni del titolo mondiale, allora c'era un solo campione del mondo, fortunatamente c'era un solo campione del mondo per ogni categoria di peso, quindi Florentino Fernandez, quindi come peso medio, avversario di Dick Tiger, e poi lo vedremo invece, vedremo Tiger nella versione medio massimo, nella difesa del titolo contro Roger Rouse. Buon divertimento, Dick Tiger. Siamo sul ring di Miami Beach, è il 20 gennaio 1962, Dick Tiger sale sul ring contro uno dei migliori pugili cubani di quell'epoca, Florentino Fernandez. Nigeriano Dick Tiger, nato nel 1929, quindi aveva già 32 anni all'epoca di questo incontro, ma non era ancora riuscito ad ottenere un'opportunità per il titolo mondiale. Aveva vinto, perduto e riconquistato il titolo dell'impero britannico dei pesi medi. Florentino Fernandez, uno degli esponenti di quello splendido filone di campioni del ring prodotto da Cuba, costretto a combattere negli Stati Uniti dopo che nel 1960 il pugilato professionistico era stato proibito da Fidel Castro. Luis Manuel Rodriguez, José Mantequilla Nápoles, Benny Kid Barrett, tutti campioni. Destro al corpo di Fernandez, destro e sinistro di Fernandez. One minute to go in round one as referee Mike Kaplan gets them apart. Dick Tiger aveva iniziato la sua carriera professionistica in Inghilterra. In fine carriera Tiger ha combattuto anche contro il nostro Nino Benvenuti al Madison Square Garden di New York, ottenendo una vittoria ai punti in 10 riprese. Bel sinistro al corpo di Fernandez. Poderosa l'azione di Florentino Fernandez. Siamo alla seconda ripresa, Dick Tiger in pelle scurissima e pantaloncini bianchi. Violentissimi questi scambi, pericolosissimi i colpi di Fernandez, ma una delle principali caratteristiche di Dick Tiger è la sua capacità di tenere
colpi anche pericolosi. Qualche mese prima Florentino Fernandez aveva perduto soltanto ai punti in 15 riprese contro Jim Fulmer per il titolo mondiale dei pesi medi. Bel destro di Tiger. Match pulitissimo. Ma pur violento. Guardate questi scambi con colpi al corpo. Ecco, finalmente l'arbitro è costretto a intervenire, ma ha poco lavoro. Fernandez's main power is in his left hand, but Tiger has good power in either hand. However, with one punch, I'd have to say Fernandez is the harder hitter. Destro al corpo di Fernandez. About 40 seconds left in round 2. Il destro di Tiger. Sinistro al corpo di Fernandez. Ancora col destro Fernandez, poi sinistro al corpo. Il destro di Fernandez. Col jab sinistro Tiger. E la conclusione della seconda ripresa. From the left-hand side is the well-known and popular Jersey Jones, a figure around Madison Square Garden for quite a few decades. His trainer Jimmy August is siamo all'angolo di Dick Tiger. On the right-hand side, Tiger is talking to August now, and that's Choppy Roberts of Miami, who is another man in the corner facing Dick Tiger. On the other side of the ring, we have Florentino. Qui invece siamo all'angolo di Florentino Fernandez. Angelo Dundee all'angolo di Florentino Fernandez. Andy è stato l'uomo d'angolo che ha seguito tutta la carriera di Muhammad Ali. Siamo nella Convention Hall di Miami Beach, dove si è svolta la prima sfida tra Cassius Clay e Sonny Liston. Nel 1964. Sinistro al corpo terribile di Fernandez. Parte col destro Tiger. Notice that Fernandez keeps the gloves a little low. Tiger's got him up high. It's a big bout here, title bout to go to the winner. Match senza titolo in palio, ma in pratica una semifinale per il titolo dei pesi medi, per il quale Fernandez si era già battuto, ripeto, aveva perso ai punti contro Jim Fulmer. Quindi Tiger, per avere a sua volta questa possibilità, deve vincere questa sfida. Il destro di Tiger. Fernandez likes to get back. He likes punching room.
1 minute to go in round 3. Shorter Tiger likes to get in close. Destro 2 volte col sinistro Fernandez. Grande solidità difensiva dimostrata da Tiger. Referee is Mike Kaplan. Parte col destro Tiger. Ancora col destro Tiger, contra con il destro Fernandez. Bellissimo match. 10 seconds to go in round 3. Fuori misura col sinistro Fernandez, mentre si conclude la terza ripresa. Siamo alla quarta. Match di grande intensità. Col sinistro Tiger, pugile nigeriano, nato il 14 agosto 1929. Fernandez looks over at his corner every so often for instructions. Destro e sinistro di Fernandez. Gancio sinistro di Tiger. Fernandez is holding on. He's in trouble, but he's dangerous. Destro di Tiger. He has hurt Fernandez again. Half the round is over. Destro e sinistro di Tiger. Sinistro al corpo di Fernandez. Fuori misura Fernandez. Entra col sinistro Tiger. Poi il destro, il sinistro e il destro. Sempre in difficoltà Fernandez dopo questa sequenza di Dick Tiger, che ha incassato colpi terribili nelle prime 3 riprese, senza peraltro diminuire l'intensità della sua azione. Destro e sinistro di Tiger. Il destro al corpo di Fernandez, poi va a vuoto col sinistro. Destro e sinistro di Tiger. Big round for Tiger. Fernandez ever dangerous though if he can plant that left hook home. Destro e sinistro ancora di Tiger. Round is almost over. Fernandez is cut around the nose. Round durissimo questo per Florentino Fernandez. There's the bell, a welcome bell for Florentino Fernandez. E arriva il gong Corner on uneasy legs. concludere questo round durissimo per il pugile cubano. Vedete Angelo Dandi all'angolo di Florentino Fernandez. Quinta ripresa. Dick Tiger, pantaloncini bianchi, pelle scurissima. Buona azione a 2 mani di Florentino Fernandez. Poi gancio sinistro e il destro di Tiger.
Poi il destro di Tiger. Match di notevolissima qualità. 2 minutes left in round 5. It's quite possible that Fernandez might have a broken nose. That's only a Sanguina dal naso Fernandez. They don't come any gamer than Fernandez, believe me. Or any more durable than Dick Tiger. About a minute and 20 seconds left in the round. Destro al corpo di Fernandez. Poi reagisce Trying Tiger. to stay in there. They're in Tiger's corner now. One minute to go in round 5. Up to now, Tiger's just been too good a boxer for his opponent. 30 seconds left in the round. Sono le ultime battute della quinta ripresa. Destro e sinistro di Fernandez. 10 seconds to go in round 5. There's the Su questo bell. destro di Fernandez si conclude il quinto round. E Fernandez è costretto a ritirarsi. After leaving the ring, and Dick Tiger is Probabile frattura al setto nasale, ma naturalmente sono stati i colpi di Dick Tiger, soprattutto quelli scagliati nella quarta ripresa, a decidere questo bellissimo incontro. And there's a very disappointed corner of Florentino Fernandez. His manager, Eugenio Ruiz, out of the picture now, his head down. Angelo Dundee cleaning off the fighter, and it's quite È Angelo possible Dundee che pulisce il viso di that, Florentino Fernandez. may have sustained a broken nose. Here's Frank Freeman, the announcer. Fernandez has a severely broken nose. Ecco, parla di frattura al naso, al setto nasale per Florentino Fernandez. It goes in the record as a TKO in the 6th round. for Comunque Dick Tiger. ufficialmente vittoria per KO tecnico per Dick Tiger. Ritroviamo Dick Tiger nel 1967. Nel frattempo Dick Tiger aveva conquistato il titolo mondiale dei pesi medi battendo Gene Fulmer. Well, there's round 1. There is no 3 knockdown rule in this state. Lo aveva conservato con un pareggio contro lo stesso Gene Fulmer. Successivamente vittoria di Tiger per KO alla settima ripresa, sempre su Gene Fulmer, poi sconfitto ai punti in 15 riprese da Joey Giardiello. Riconquista il titolo mondiale contro Joey Giardiello, lo perde contro Emil Griffith nel 1966. Conquista il titolo mondiale dei medio massimi contro José Torres nel dicembre del 66. Lo difende contro lo stesso Torres battendolo ai punti in 15 riprese e qui affronta Roger Rouse. Sul ring di Las Vegas, il Convention Center di Las Vegas, l'arbitro è Jim Oliver. In pantaloncini azzurri, siamo ormai nell'epoca del colore, pantaloncini azzurri per Dick Tiger, pantaloncini rossi per Roger Rouse. Rouse beating him to the punch. Many a fighter, after fighting Dick Tiger, wishes he had trained better. Round about half over.
jabs are short. Tiger is a very slow starter. If he's going to have trouble, it's usually in the early rounds. And now Rouse is finding him with that jab. The right hand was blocked. Dick Tiger è considerato piuttosto piccolo già per la categoria dei pesi medi, quindi lo era ancora di più a livello medio massimi. Pugile dotato di grandissime qualità di resistenza, fisico compatto. Box abbastanza scolastica quella di Roger Rouse, che in carriera ha combattuto 2 volte per il titolo mondiale, una volta contro Tiger, una volta contro Bob Foster. Foster è stato probabilmente uno dei più pericolosi picchiatori nella categoria dei medio massimi. Questo attacco di Tiger si conclude la prima ripresa, siamo alla seconda. If you're watching this in color, Rouse is wearing the red trunks, Tiger the blue. In black and white, Rouse's trunks are a little bit darker. Tiger, a flat-footed fighter. Rouse likes to get up on his toes a little bit. At 38 years old, Tiger conserves his energy and stands in the center of the Ha già ring. 38 anni all'epoca di questo incontro. Dick Tiger, nato nel 1929, qui siamo nel 1967. I started to say at the end of round 1 that I am seeing Rouse for the first time myself, except in training. I can see that he's a pretty good counter puncher. Tiger working that body again. Tenta di colpire al corpo Tiger. That was a vicious left hook by Tiger. Molto abbottonato Roger Rouse. Tiger is now starting to force the action. One minute left in round 2. Col gancio sinistro Tiger. Mostly Tiger in that exchange. Rouse stood up well under the punches. Prova col destro Rouse. There's a speck of blood above the left eye of Dick Tiger. Just a slight... Sanguina all'arcata sopraccigliare sinistra Dick Tiger. First blood of the fight. Pressa Tiger, cerca di colpire il corpo. 10 seconds left in round 2. Stile ortodosso ma molto abbottonato quello di Roger Rouse. Conclusione della seconda ripresa. The corner of Roger Rouse, the challenger from Anaconda, Montana. Pugile del Montana, Roger Rouse. There's the fellow kneeling down outside the ring. His trainer, Chappie Ayashi, is in the front there. The trainer of Teddy Bentham is the trainer Teddy Bentham, who works with Carlos Ortiz,
C'è una città del Montana che è fallita negli anni 20 per ospitare un titolo mondiale di Jack Dempsey. Shelby, nel Montana. Terzo round, ring è quello del Convention Center di Las Vegas. Non era ancora l'epoca in cui i titoli mondiali venivano ospitati dagli alberghi di Las Vegas. Siamo nel 1967. Dick Tiger, the light heavyweight champion, who just got that left hook in there. The baby blue trunks. Or if you're watching in black and white. Quell'epoca Las Vegas aveva circa 60-70 mila abitanti, oggi ha 1.300.000 abitanti. Perde l'equilibrio Tiger, però c'è stato anche il gancio sinistro di Rouse. Avete visto che Tiger ha voluto dare l'impressione di essere scivolato, però c'è stato, ripeto, anche il gancio sinistro del suo avversario. Roger Rouse, the first man in 101 years of Montana history to get a shot at a world title. Primo pugile del Montana ad avere una chance per il titolo mondiale, Roger Rouse. Half the round over. Rouse is a slim-looking guy. Fuori misura col sinistro Tiger, che ha qualche problema ad agganciare l'avversario. Certamente gli si adattava meglio lo stile di Florentino Fernandez nel match che abbiamo visto in precedenza. And Tiger's corner, Chucky Ferrara is yelling, "Go to the head." Il destro di Tiger cerca di accentuare la sua azione aggressiva. Tiger fuori misura, prima Rouse e poi Tiger. E la conclusione della terza ripresa. Nella sintesi passiamo al quinto round. È in palio il titolo mondiale dei medio massimi che Dick Tiger ha prima conquistato e poi difeso, battendo 2 volte i punti sulle 15 riprese José Torres, sempre sul ring di New York. Quindi è la seconda difesa del titolo dei medio massimi per Dick Tiger. Whom the latter is rooting for. There have been no knockdowns. Tiger was dropped in the third round. Usa il jab sinistro Rouse per tenere a distanza Tiger. Tiger cut over the left eye again. Uso molto parsimonioso del destro da parte di Rouse, che lo tiene costantemente a protezione del mento.
Col destro Tiger. Tiger to the attack. Contra col gancio sinistro Rouse sull'attacco di Tiger. Di nuovo Tiger in avanti. Quite unintentional, I'm sure. Now Tiger has been working that body, and that, if the fight continues, could be a telling factor. We'll find out just how much road work Rouse did. They say he did a lot. Col gancio sinistro Tiger. Rouse with the jab, Tiger the overhand right. Un largo destro di Tiger. Ten seconds left in round 5. Di nuovo Tiger in avanti. Round 6 coming up. Siamo nella sesta ripresa. Ed è in palio il titolo mondiale dei medio massimi. Il ring è quello della Convention Center di Las Vegas nel Nevada. The red trunks won by Roger Rouse, the challenger. Jimmy Olivas, the referee. Rouse is cocking the right hand now. Maybe it's just a feinting gesture. Tiger imperturbable as usual. Takes those gloves out in front of him. Both boys short. Sinistro e destro da parte di Tiger. Tiger's combination. The left was good, the right. Anticipato Tiger dal sinistro di Rouse. I don't mean to harp on the cut over Tiger's left eye, but it is going to be a factor later on, possibly, and so I have to keep reminding you he is cut over the left eye. Ferito all'arcata sopraccigliare sinistra Tiger fin dalla seconda ripresa. It has been a good, earnest fight all the way so far. The left jab of Rouse, he's got the reach on Tiger. The left jab is keeping Tiger off balance. Largo destro di Tiger, però non riesce a doppiare col sinistro. Good counter punch by the champion, and Tiger clubs away on the inside. Destro e poi il sinistro di Tiger. Poi il jab sinistro di Rouse. Di nuovo in avanti Tiger. Largo sinistro di Tiger. Fuori misura con il destro Tiger. Mentre qui Rouse cerca di tenere. Settimo round. John Dunphy at ringside, round 7 at the Convention Center, Las Vegas, Nevada. Light heavyweight championship of the world on the line. Champion Dick Tiger, a gallant battler in all his campaigns. Dick Tiger difende per la seconda volta il titolo mondiale dei medio massimi, dopo essere stato campione del mondo dei pesi medi. Tiger has been over the 15 round distance 8 times, by the way.
Rouse's longest efforts have been 38enne ormai Dick Tiger. His biggest wins, a 7-round KO of Eddie Cotton and a 1-round KO of Johnny Pearsall. Tiger d'altra parte era arrivato al titolo mondiale, quello dei pesi medi, nel 1961 quando aveva ormai 32 anni. Rouse is a little away. Although Tiger is 38 years old, he's conserved himself the last few years. Over the last 8 years, he's only averaged 3 fights a year. Jab sinistro di Rouse. Che non ha praticamente quasi mai usato il destro in questo match. Rouse seems to content to counter and jab. And it's a good jab the challenger has. Continua ad inseguire l'avversario Tiger. It was a solid sending left hook by the champion Tiger. Parte con il destro Tiger, Rouse took some damage. poi un sinistro al corpo, sempre di Tiger. Nella sintesi passiamo dalla settima alla nona ripresa. At the Las Vegas Convention Center. I might add, I think it's a very fine bout between two good battlers. The champion Dick Tiger, the challenger Roger Rouse. Match previsto sulla distanza delle 15 riprese. Or the lighter trunk to be watching in black and white. Soltanto all'inizio degli anni 80, molto opportunamente, la distanza dei titoli mondiali è stata abbreviata dalle 15 alle 12 riprese. Personalmente sono convinto che 10 basterebbero. He himself scored a good counter. Uno dei rari momenti in cui Tiger riesce a dare continuità alla sua azione. And Tiger seems to be slipping. Every so often he slips in center ring. Tiger started slowly, but he has come on. It's a 15-round bout. We're in round 9. Bozza il destro Tiger. This round is half over. L'impressione è che per Roger Rouse l'unico traguardo sia quello di perdere ai punti, di tenere la distanza. Intanto perde per un attimo l'equilibrio Dick Tiger. No knockdown. The mandatory 8 count is in effect. Rouse si limita all'uso del jab sinistro, ripeto, non ha quasi mai usato il destro e raramente ha assunto l'iniziativa. Quindi anche se Tiger trova difficoltà ad agganciarlo, a mettere a segno i suoi colpi, non può che essere in vantaggio nel cartellino dei giudici. Buon gancio sinistro di Tiger. Eccolo qui il gancio sinistro che arriva a segno. Gancio sinistro di Dick Tiger. Si rimette in qualche modo in piedi
con qualche difficoltà Roger Rouse, un largo sinistro di Tiger, ha colpito Roger Rouse alla mascella determinando il knockdown. Ancora sinistro e destro di Tiger. Cerca di scatenarsi Tiger, ma siamo alla conclusione del round, il nono. Passiamo alla 10ª ripresa. Rouse is getting cut up around the face now, showing specks of blood on it. Col sinistro Tiger, ancora il gancio sinistro, poi il destro di Tiger e di nuovo al tappeto Rouse, colpito questa volta al corpo. Ma non si è avuta neanche l'impressione che l'arbitro lo abbia contato, si è limitato a pulirgli i guantoni, gli ha dato qualche secondo di tregua. Destro e sinistro di Tiger. Rouse still throwing punches himself. The boys seem to be slipping around the ring, both of them. Sinistro e destro di Tiger. Rouse is taking a battering now. Fights back gamely though. Si attenuano le resistenze di Roger Rouse, che peraltro ha avuto per tutto il match un atteggiamento troppo conservatore, se vogliamo, ha assunto pochissime iniziative, si è affidato unicamente al jab sinistro, non ha quasi mai usato il destro, avendo a mio parere come unico traguardo quello di tenere fino al limite delle 15 riprese. 10 seconds to go in round 10. Conclusione della 10ª ripresa. Passiamo al 12° round. Nettamente in vantaggio ovviamente Dick Tiger. Ora cerca di intensificare la sua azione. Dick Tiger, the champion, the shorter of the two. 2 knockdown già al suo attivo. 6 years older, 6 pounds lighter, at 168.5. Eccolo qui, di nuovo al tappeto Rouse. Gli parla l'arbitro, non riceve reazioni accettabili da Roger Rouse ed è KO tecnico alla 12ª ripresa. 3 knockdown all'attivo di Dick Tiger, un match non troppo difficile e neanche troppo spettacolare. Ecco qui il verdetto. Difende il titolo con una vittoria per KO tecnico alla 12ª ripresa Dick Tiger.